Tasse sulle cripto, come ottimizzare al massimo la propria posizione fiscale. E sì, il fisco ormai sta arrivando nel mondo cripto. E con le nuove normative DAC 8 e MiCAR, l'Agenzia delle Entrate avrà sempre più visibilità sui nostri wallet. Ma il vero problema non sono solo le tasse da pagare, quanto il caos. Decine di exchange, centinaia di wallet, indirizzi, transazioni in DeFi, staking, earning, NFT, insomma è un grandissimo casino. Diventa quindi necessario in fase dichiarativa mettere ordine a tutto questo. Ed è il tema proprio di oggi, parleremo di ottimizzazione fiscale o, in altre parole, come pagare meno tasse legalmente sul mondo cripto. L'ottimizzazione fiscale passa per 3 punti: pianificazione, esecuzione e protezione. E lungo questo video ti mostrerò esattamente cosa sono questi 3 punti, perché sono importanti e soprattutto come sfruttarli a tuo favore. Partiamo quindi dal primo, la pianificazione. La pianificazione è ciò che viene prima della dichiarazione, ma ancor prima anche della vendita. Infatti la cosa più importante quando si investe, in ottica anche poi di dichiarazione, tasse e così via, è pianificare. Devi avere un'idea chiara di tutta la tua situazione patrimoniale. E per avere un'idea chiara è necessario poter monitorare in tempo reale la tua posizione. Puoi farlo tramite tracker, è pieno di tracker di portafogli là fuori online, e a questi tracker dovresti poter collegare exchange, broker, insomma tutto quello che utilizzi per gestire le tue finanze. In questo modo avrai in un'unica posizione tutto quello che è il tuo patrimonio. Perché è così importante? Perché solo avendo un'idea chiara di tutta la propria situazione si può poi iniziare a impostare un piano di ottimizzazione fiscale. Andiamo quindi nella nostra lavagna e andiamo a segnare i punti. Abbiamo detto pianificazione. Per pianificare dobbiamo avere un track record di tutte le nostre operazioni. Ci sono un sacco di piattaforme, personalmente che cosa uso? Uso Waltio. Ti lascio qua sotto il link, tra l'altro col codice Stefano10 hai anche uno sconto nel caso in cui decidessi di acquistare dei pacchetti premium. Di base è gratuito, quindi io posso gratuitamente caricare i miei portafogli. La cosa figa di Waltio, adesso te la mostro in diretta, è che tu puoi collegare sia exchange che broker tradizionali. Se io faccio aggiungi conto, come puoi vedere ci sono tanto exchange, per esempio qua crypto.com piuttosto che Coinbase e così via, ma anche wallet oppure broker. Abbiamo per esempio Toro, Trade Republic, insomma qua puoi collegare tutto, avere un'idea chiarissima di ogni tua singola posizione. Ci sono oltre 700 piattaforme, quindi a meno che tu non vada su cose estremamente esotiche, qua dovresti trovare tutto. Ma la cosa veramente assurda è la comodità per chi fa DeFi. Adesso ci arriviamo, ti mostro come caricare. Per esempio io in questo caso prendo BingX, posso collegare un exchange tramite chiavi API, quindi tutte le operazioni che farò su BingX verranno in automatico mostrate qua su Waltio, catalogate, e quindi ci permette di avere una panoramica chiarissima del nostro portafoglio. Posso anche importare dei file. Io per esempio ho scaricato il file e adesso vado a caricarlo. Quindi glielo carico. Voilà, conto BingX aggiunto. Adesso pian piano lui sta andando a recuperare tutte le transazioni e verranno poi mostrate. Se io vado in piattaforme vedrò, qua ad esempio ho collegato adesso UOdler, mi dice esattamente che cosa ho dentro UOdler e quanto per ogni valuta. Ad esempio qua ci sono 26.000 euro di USDC, ci sono 692 di Bitcoin e così via. E poi mi dirà, quando comparirà ovviamente poi anche BingX, comparirà BingX e poi si andrà ad aggiornare tutto qua. Cosa interessantissima, ti mostra anche le performance rispetto all'indice che scegli, ad esempio Bitcoin, oppure puoi scegliere l'oro, quindi dice rispetto all'oro come sta nel portafoglio, rispetto a Ethereum, rispetto a quello che vuoi, che c'è qua sopra, l'S&P 500. In questo modo tu sai se il tuo portafoglio sta performando meglio o peggio rispetto all'asset nella giornata. Oggi, nel mio caso, Bitcoin sta salendo, il mio portafoglio ovviamente è flat, perché in questo caso qua dentro ho per lo più USDC e quindi mi mostra così. Oltre alle piattaforme, mentre aspettiamo che carichi BingX, possiamo anche andare a collegare i protocolli. Quindi io qua posso andare semplicemente a collegare un mio indirizzo wallet. Quindi io posso scegliere una chain, mettiamo per esempio Ethereum, eccola qua, e vado a inserire un mio indirizzo wallet, che ovviamente adesso vado ad oscurare. Quando gli diamo continua, ecco la figata, questo è veramente l'apoteosi per chi opera in DeFi. In automatico va a trovare tutte le altre reti dove hai qualcosa collegate a quel singolo indirizzo, perché sappiamo che io posso sì avere un indirizzo Ethereum, ma lì ci può essere la BNB Chain, ci può essere Polygon, Avalanche e così via. Quindi in automatico va a collegarmi
tutti gli indirizzi collegati proprio a quell'indirizzo wallet. Poi mi basta cliccare importazione, attendiamo ovviamente, sta recuperando le transazioni e tra poco mi comparirà qua in mezzo ai protocolli anche quella parte lì. Abbiamo poi un totale dei token, quindi va a mostrare tutte le posizioni in tutti i token sparpagliati ovunque. E qui altra cosa interessante, le piccole quantità. Chi lavora in DeFi sa che è pieno di schifezze che ti arrivano, cioè token scam sostanzialmente. Bene, tante volte quei token spam hanno dei valori nominali che possono andare a macchiarti poi quello che è la dichiarazione, la tassazione, e qui c'è uno spoiler. Waltio, oltre a farti da portfolio tracker, ti avvia e ti aiuta ad andare proprio poi a pagare le tasse. Ma questo lo vediamo nei punti successivi. E tra l'altro in automatico va ad eliminare quei token. Altra funzionalità sicuramente interessante. Posso anche aggiungere token singolarmente comunque. Ora dovrebbe aver caricato tutto. Ricarichiamo. Ecco qua. Ora mi dice, oh guarda, hai anche BingX. Su BingX hai questa ripartizione qua e quindi mi dice quello che c'è su BingX. Hai anche aggiunto dei protocolli. Cliccando qua ti mostra i vari indirizzi e quanto hai. Qui in generale ti mostra i token. Dice per esempio qui hai questo di USDT, questo di USDC, hai questo di Pax Gold e questi BTC, hai questi CBTC, eccetera, eccetera, eccetera. Ti mostra un po' il quadro totale. Poi ti dice da quanto sei investitore. Io qua ho caricato giusto un paio di piattaforme, da quelle che ho attive più o meno da un paio d'anni. Mi dice, oh guarda anche quante commissioni ho pagato, mi fa un report totale delle commissioni pagate, le performance ovviamente qua. Nel momento in cui inizia a muoversi il portafoglio mi va a mostrare anche le performance, se ho prelevato, se ho investito, posso chiedere un riepilogo generale, posso creare un'analisi del portafoglio, posso dirgli quanto ho in CeFi e in DeFi, quindi farmi fare una ripartizione e posso fare veramente di tutto. Ora hai tutto in un unico posto, ogni cosa, ogni singola cosa è tutta qui, quindi puoi vedere il valore totale degli asset, la distribuzione, quindi dove c'è che cosa e quindi un overview totale del tuo patrimonio. Tutto gratuitamente. A questo punto che cosa puoi fare? In ottica di pianificazione puoi lanciare il simulatore di tasse. Cosa vuol dire? Vuol dire che tu puoi avere in anteprima un'idea delle tasse che dovrai pagare. Quindi se io vado nella sezione dichiarazione dei redditi, ecco qua mi dice già nell'ultimo periodo che cosa ho. Ho 20 conti cripto aggiunti, 3.253 transazioni, 13 operazioni disponibili e qua mi dice il valore cripto da dichiarare e mi dice anche il guadagno o perdita totale da dichiarare. Poi qua sotto tutta una serie di cose che posso farmi fare. Da questa parte invece posso farmi dare la dichiarazione delle plusvalenze, quindi quello che devo mettere nel quadro T e quadro RT, e invece qua l'imposta sul patrimonio attività estere, quindi quadro W 730, quadro RW in dichiarazione dei redditi, l'IVCA dello 0,2% se applicabile e così via. E questo cambia tutto perché se noi sappiamo in anticipo a quanto ammontano potenzialmente le tasse, avendo un'idea chiara di plusvalenze e minusvalenze, se voglio vendere per esempio un token, allora posso calcolare l'impatto che avrà poi quella vendita all'interno del conto totale e quindi decidere se vendere subito o meno, se vendere in perdita per collezionare minusvalenze da mediare con le plusvalenze e così via. Quindi con la pianificazione avremo fatto tutta la prima parte di preparazione e quindi di ottimizzazione. Passiamo ora alla seconda parte, cioè l'esecuzione. Questo è il punto dove la maggior parte di persone sbaglia. Spesso, infatti, si pagano tasse su dati sporchi. Wallet, soprattutto per chi opera in DeFi, pieni di token spam, airdrop inutili, token fantasma, piuttosto che entrate messe tutte in un unico calderone quando in realtà sono diverse perché magari sono arrivate da staking, piuttosto che da airdrop, da cashback, earnings e quindi non necessariamente da acquisto e vendita. Ecco, ognuna di queste entrate può avere una tassazione diversa rispetto alle altre, quindi regole fiscali differenti. Ecco quindi che se noi buttiamo tutto in un unico calderone rischiamo di pagare più tasse di quanto effettivamente dovremmo pagare. Su Altio, grazie alla sua AI integrata, ognuna di queste cose viene etichettata separatamente. Quindi torniamo qua, mettiamo esecuzione, in questo caso significa prevalentemente pulizia più categorizzazione. Dobbiamo quindi appunto categorizzare tutta la roba che abbiamo qua sopra. Quando io vado nel portafoglio, come puoi vedere qua, ci va a mostrare anche token inutili, cioè robe che magari ci sono arrivate che di fatto non hanno alcun valore veramente. Che cosa posso fare quindi? Io posso andare di qua e vedere l'elenco dei token truffa, quelli segnalati e quindi andare poi effettivamente a rimuoverli in fase dichiarativa per non appesantire il mio bilancio. E questo è sicuramente utile.
L'ultimo punto importante all'interno della nostra fase di esecuzione è il metodo di calcolo. Nel caso di Walteo utilizziamo il metodo LIFO, quindi ultimo ingresso, prima uscita. Walteo che cosa fa? Di fatto scompone ogni vendita nei singoli lotti di acquisto precedenti e questo ci aiuta in due modi. Primo, ottimizza il calcolo fiscale. Secondo, ci difende in casi di controllo. Questa è a tutti gli effetti un'arma di difesa fiscale, perché si ha un rendiconto preciso di quello che sono stati effettivamente i nostri movimenti. Quindi questa fase di esecuzione è una fase pre-dichiarazione che ci permette di, dopo aver tracciato il nostro portafoglio, fare pulizia, catalogare tutto bene, impacchettare e passare poi quindi alla fase 3, quella di protezione. La fase di protezione ha uno scopo: blindare le nostre dichiarazioni. Con Walteo abbiamo detto possiamo generare in autonomia dichiarazione delle plusvalenze e l'imposta sul patrimonio e attività estere. Quindi possiamo in autonomia fare quadro RT, quadro W, quadro RW. Il vero asset però non è tanto questa roba qui, ma questa roba qui, il certificato fiscale. Questo è un documento importantissimo che dimostra la nostra buona fede nell'utilizzo di Walteo e quindi nel tipo di calcolo eseguito per la nostra posizione fiscale. In altre parole, se arriva un controllo fiscale, questa roba qui fa tutta la differenza del mondo. Poi, come se non bastasse, ci sono tutta un'altra serie di file, come puoi vedere qui. C'è la sintesi, che ci dà un riepilogo preciso delle plusvalenze e minusvalenze derivate dalla vendita o ricezione di criptoasset. E oltre il certificato fiscale, cosa importante, c'è anche questo, il verifica fiscale. Questo file contiene tutti i documenti da fornire in caso di verifica fiscale. E quindi va da sé che è veramente importantissimo. Poi, nel caso in cui ci siano richieste da parte della banca, c'è il rimpatrio bancario. Anche qui un documento importante. C'è l'allegato dichiarazione plusvalenze. Qua elenca tutte le transazioni imponibili dell'anno fiscale in corso. Ovviamente noi possiamo anche andare a vedere gli altri anni. Ora, in questo caso, a me qua mostra il 2024, mi dice, guarda, ci sono 578 transazioni, nel 2025 ce ne sono 3000 e qualcosa. Poi ti dice, oh guarda, c'è una correzione, tu vai a vedere e ti mostra che cosa ha mostrato. Ecco qua, ci sono 18 ritiri da classificare, i pagamenti, le donazioni, gli acquisti criptovalute in fiat devono essere etichettati per non falsare i calcoli e quindi io posso andare poi a risolvere la cosa andando a segnare, oh guarda che questi sono stati airdrop piuttosto che donazioni, piuttosto che altro. Quindi facciamo un esempio, vado a cliccare, risolvi manualmente, ecco io riconosco che tutte queste operazioni sono state liquidity pool, quindi io seleziono tutto, modifica etichetta, aggiunta a liquidity pool, voilà. Ho risolto i problemi in un attimo e quindi mi va poi a rigenerare guadagno e perdita totali e tutto il resto. Ed ecco qua che è andato ad aggiornarmi il valore. C'è anche il report delle giacenze, anche questo fondamentale visto che molti sempre chiedono qual è la giacenza media, nel caso tac ce l'hai qui. Quindi è veramente tutto estremamente comodo. Se io vado per esempio dichiarazione plusvalenze, apro, mi dice guarda nel quadro T o quadro RT tu hai il totale dei corrispettivi 13.680, totale dei costi 5.900, plusvalenza generata o minusvalenza generata alla fine, plusvalenza 7.762 euro. Io so che nell'anno fiscale del 2025 ho fatto una plusvalenza con questi 2-3 conti che ho collegato di 7.700 euro. Ora su questo farò poi il calcolo delle tasse, quindi io so che devo pagare la tassa su questa plusvalenza generata. Quindi è veramente molto semplice, molto pulito, molto lineare. Secondo me è un must per chi vuole effettivamente fare sul serio nel mondo cripto, ma in generale nel mondo degli investimenti. Vediamo anche i piani, giusto per avere un'idea finale. Eccoli qua, ovviamente c'è la parte gratuita per tutti, dove io posso monitorare, quindi avere il portfolio tracker, quindi quello che ho mostrato all'inizio, gratuito per tutti. Poi ho una sezione light per monitorare e gestire il portafoglio a 39 euro all'anno. Puoi calcolare fino a 50 transazioni, scambi e portafogli illimitati, puoi collegare tutto quello che ti pare, ma anche già nella versione diciamo gratuita. Puoi avere un monitoraggio del portafoglio CFI, calcolo profit and loss automatico. Lo starter hai fino a 1000 transazioni, scambi, portafogli illimitati, insomma qua c'è tutto, inutile che lo legga, te lo leggerai poi tu con calma. Lo smart, che è quello che ho attualmente io, 249 euro l'anno, hai tutta questa roba qui.
quindi tutto quello che ti ho mostrato sostanzialmente fino ad adesso. Non è una cifra così esosa, soprattutto per chi fa tante operazioni. Ora, nel mio caso io faccio più di 10.000 transazioni. In realtà vediamo che le operazioni che ho fatto io, vado nel portafoglio, dov'è? Qua, nel 2024 ho fatto 578 transazioni. Lui in automatico ti dice che cosa usare. Nel 2022, ora qua non c'erano transazioni collegate perché ho usato exchange recenti, quindi operazioni dell'anno scorso sostanzialmente, con giusto un paio dei miei exchange. Qua c'è Lite, quindi qua mi dice puoi usarlo gratuitamente perché non ci sono transazioni. Per il 2024, se avessi voluto fare la dichiarazione, mi avrebbe detto guarda che per il 2024 ti bastava un piano starter perché hai fatto poche transazioni. Quindi lui in automatico, e questo secondo me è molto importante perché tante volte ci troviamo incastrati nel numero di transazioni perché dobbiamo collegare i portafogli dagli inizi fino ad oggi, ma al fisco interessa l'ultimo anno fiscale per quanto riguarda la dichiarazione, quindi è inutile che io adesso vado a sommare queste transazioni, addirittura in realtà se vado a collegare tutti i miei portafogli mi pare nel 2024 avessi qualcosa tipo 50-60 mila transazioni, quindi è veramente assurdo, diventa una follia. Ecco che in questo caso va Waltio a dividere. Nel 2025, che è l'anno fiscale che a me interessa in questo momento, ne fate 3.200. Quindi per queste transazioni qua ti basta utilizzare un piano smart. Quindi in automatico io so quale piano fare a seconda della mia reale posizione fiscale. E questo secondo me è un game changer assoluto. Ho provato veramente un sacco di piattaforme tipo Waltio. Ad oggi devo dire che questa è la prima che posso dire con certezza che è veramente, veramente comoda. È approdata in Italia da poco, è già leader su altri mercati, se non sbaglio la Germania, la Spagna, la Francia, è approdata adesso in Italia e devo dire che è veramente comodissima. Quindi non aspettare l'ultimo giorno per fare la dichiarazione, ricordo che c'è tempo fino al 30 giugno, cioè la scadenza è il 30 giugno, muoviti prima, ma soprattutto se sei in perdita ricordati che dichiarare può essere utile. Visto che siamo in una fase di bear market, visto che molti sono in perdita, comunque fine 2025 in realtà ancora ce la giostravamo, c'era un po' di bull qua e là, ma visto che siamo in una fase non proprio rosea del mercato, dichiarare potrebbe essere utile anche per l'anno successivo e giocare su plusvalenze e minusvalenze secondo me è veramente la prima forma di ottimizzazione fiscale che si può iniziare ad implementare in modo relativamente semplice più o meno da tutti, grazie a soluzioni di questo tipo, perché se devo pensare ai fogli Excel che usavo all'inizio, veramente è tutto un altro mondo. Ricorda che le minusvalenze le puoi portare in detrazione per 4 anni, solo chiaramente all'interno del compartimento cripto. Quindi inizia ora, se ti è piaciuto questo contenuto lascia un like, iscriviti al canale, ma soprattutto condividilo con i tuoi amici che non sanno dove sbattere la testa. Qua sotto nella descrizione ti lascio il link per provare Waltio, ricordo puoi iniziare gratuitamente, puoi iniziare a monitorare il tuo portafoglio e già solo come monitor del portafoglio è estremamente utile, provare per credere. E poi se vuoi dichiarare sia che tu lo faccia in autonomia sia che tu lo faccia con un consulente, un commercialista, puoi farlo portando già un report finale e quindi basterà poi solo andare a copiare i numeri. Ti ricordo che col link qua sotto e il codice Stefano10 scritto esattamente così hai un 10% di sconto sul piano che vai a scegliere. Quindi questo è tutto, spero che ti sia piaciuto questo video e soprattutto sia tornato utile e fammi sapere qua sotto nei commenti qualsiasi domanda tu abbia lato tassazione perché andremo a farla magari in un prossimo video a dei consulenti commercialisti di Waltio. Quindi martellami di domande qua sotto nei commenti e fammi sapere la tua posizione e se vuoi qualche consiglio, qualche suggerimento. Magari in un prossimo video ti mostrerò come evadere legalmente le tasse sulle cripto. E sì, perché dei metodi legali ci sono e con Waltio possiamo giocare e avere un'idea chiara di quello che stiamo facendo. Ti ringrazio per essere stato qui con me, non ti resta che cliccare sul link, collegare i tuoi wallet e scoprire subito la tua situazione patrimoniale.